Benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e in questo tutorial scopriremo insieme come lavorare passo passo il punto grana di riso doppio all'uncinetto. È un punto molto particolare, compatto, per niente traforato che possiamo eseguire con qualsiasi tipologia di filato. È inoltre un punto reversibile, quindi abbiamo la stessa texture da una parte e dall'altra del nostro pannello. Questo lo rende un punto perfetto per copertine, sciarpe, stole, insomma per qualunque lavorazione dove desiderate avere lo stesso effetto sia da una parte che dall'altra del vostro pannello. Per realizzarlo ci servirà un numero di catenelle pari e andremo ad utilizzare solamente i punti base della lavorazione all'uncinetto, la maglia bassa e la catenella. Questo punto è ispirato da una precedente lavorazione che vi ho già proposto qui sul mio canale YouTube, il punto a grana di riso semplice. Qui ne vediamo una versione ancora più compatta e ancora più d'effetto. Se siete poi alla ricerca di altri punti all'uncinetto particolari, li trovate in una playlist dedicata proprio qui sul mio canale YouTube, chiamata proprio Punti all'uncinetto. E se non volete perdervi tutti i prossimi tutorial che ho in programma per voi, vi invito ad iscrivervi sul mio canale. Trovate il pulsante iscriviti proprio qui, sotto il video. E non ci resta che prendere uncinetto e filato e andare ad avviare il nostro punto. Per eseguire questo punto dobbiamo avere una base composta da catenelle pari. Nel mio caso ho avviato 20 catenelle. Completata la mia ultima catenella, la numero 20, vado ad aggiungere una catenella di supporto per un totale di 21 catenelle. Partendo dall'uncinetto devo ora tornare indietro alla penultima catenella lavorata, la seconda dal mio uncinetto, che corrisponde nel mio caso alla catenella numero 20. Entro in questa catenella e vi lavoro un punto basso. Vado poi a saltare la catenella successiva e mi sposto nella seguente. All'interno di questa catenella vado a lavorare 2 maglie basse. Salto una, entro nella catenella e lavoro la prima e la seconda maglia bassa. Avendo lavorato 2 maglie basse nella stessa catenella di base, ho generato un aumento. Per non trovarmi dei punti in più al termine del giro, vado a saltare la catenella successiva e mi sposto nella seguente. Anche qui andrò a lavorare 2 maglie basse nella stessa catenella. Salto una, entro nella successiva e lavoro una e 2 maglie basse. Anche in questo caso ho generato un aumento, quindi salto la catenella successiva, nella seguente lavoro 2 maglie basse. Otterrò questo risultato: coppie di punti, coppie di maglie basse separate da una catenella non lavorata sulla base. Proseguo in questo modo fino ad arrivare all'ultima catenella del mio giro. Al termine del giro avrò davanti a me questa situazione. Nella penultima catenella disponibile avrò lavorato la mia ultima coppia di punti, 2 maglie basse nella stessa catenella di base. In questo caso non ho una catenella da saltare sulla base, perché mi rimane un'ultima catenella disponibile. Vado quindi all'interno di quest'ultima catenella e vi lavoro una sola maglia bassa. Cominciamo il giro successivo realizzando una catenella di supporto e voltiamo il lavoro. Il primo punto che ci si presenta è la maglia bassa che abbiamo appena lavorato, l'ultimo punto del giro precedente. Su questa maglia bassa lavoriamo una maglia bassa singola.
Davanti a noi abbiamo ora le nostre coppie di punti, le due maglie basse lavorate nella stessa catenella di base, separate da un piccolo spazio, la catenella di base che abbiamo saltato. In questo giro dobbiamo lavorare nuovamente le nostre coppie di punti, quindi due maglie basse nello stesso punto di base, ma dobbiamo fare molta attenzione a dove puntiamo il nostro uncinetto. Utilizzo un ago per farvi comprendere al meglio questo passaggio. Qui abbiamo due maglie basse, il piccolo spazio che si è formato quando abbiamo saltato la nostra catenella e le due maglie basse successive. Dobbiamo lavorare la nostra coppia di punti nello spazio tra le nostre coppie di maglie basse. Ma attenzione, se istintivamente con l'uncinetto ci verrebbe da passare qui, proprio al centro dello spazio, dobbiamo in realtà passare sotto a questo filo. Lo vedete qui, questa sorta di piccola asolina che si viene a formare quando dopo aver lavorato la maglia bassa siamo passati a quella successiva. Con il nostro uncinetto dobbiamo sì passare nello spazio, ma passare anche sotto, in questo modo, a questa asolina. Ve lo faccio vedere da questa angolazione e da questa sul retro del lavoro. Dobbiamo quindi individuare lo spazio tra le nostre coppie di maglie basse, ma con l'uncinetto passare anche sotto a questa asolina. In questo modo. Prendo quindi il mio uncinetto, passo sotto a questa asolina e all'interno dello spazio tra le mie coppie di maglie basse. Prendo il filo e lavoro una e due maglie basse passando all'interno di questi spazi. Mi sposto a sinistra. Questo, piccolino, è lo spazio successivo e questa è la stina sotto la quale devo passare con l'uncinetto. Quindi scendo, passo sotto questa stina e all'interno dello spazio prendo il filo e lavoro le mie due maglie basse. Spazio successivo a stina in orizzontale e lavoro una e due maglie basse. Proseguo in questo modo fino ad arrivare al termine del mio giro. Al termine del giro avrò la mia ultima coppia di maglie basse separata sempre con il nostro spazio da una maglia bassa singola, la prima maglia bassa che abbiamo lavorato all'inizio del giro precedente. In questo spazio, sempre passando sotto a questa stina, vado a lavorare le mie ultime due maglie basse e sull'ultimo punto del giro che mi si presenta, questa maglia bassa, vado a lavorare un punto basso. Per cominciare il giro successivo realizzo una catenella e volto il lavoro. Sull'ultimo punto lavorato del giro precedente, la maglia bassa, vado a lavorare una maglia bassa. Davanti a noi avremo questa situazione, molto simile a quella che abbiamo visto nel giro precedente. Abbiamo le nostre coppie di maglie basse separate da un piccolo spazio. Lo vado ad allargare per farvelo vedere meglio. Eccolo qui. Come nel giro precedente dobbiamo lavorare due maglie basse all'interno di questo spazio e anche in questo caso abbiamo una stina sotto la quale passare. Coppia di maglie basse, coppia di maglie basse, spazio. Questa è la stina sotto la quale dobbiamo passare. Quindi con il nostro uncinetto faremo questo passaggio. Individuato quindi il mio spazio, passo sotto questa stina. All'interno dello spazio prendo il filo
lo porto attraverso e lavoro una e 2 maglie basse nello stesso spazio. Ci spostiamo a sinistra. Questa è la prossima coppia di punti e questo qui è il nostro spazio. Passiamo sotto a questa stina e all'interno dello spazio e lavoriamo 2 maglie basse. Perché è importante passare sotto a queste astine? Perché in questo modo il nostro punto rimane compatto, non otteniamo un effetto traforato. Proseguiamo in questo modo fino ad arrivare al termine del nostro giro. Come nel giro precedente, abbiamo qui la nostra ultima coppia di punti separata con uno spazio da un punto basso singolo. In questo spazio, passando sempre sotto alla nostra stina, lavoriamo sempre 2 maglie basse. E sull'ultimo punto disponibile, la maglia bassa singola, andiamo a lavorare un punto basso. Questo sarà il risultato completato il terzo giro di lavorazione che dovremo ripetere finché il nostro pannello non avrà raggiunto l'altezza desiderata. Al termine di ogni giro dobbiamo sempre fare una catenella e voltare il lavoro. Nel primo punto disponibile del giro lavoriamo un punto basso singolo. Dopodiché dobbiamo individuare il piccolissimo spazio tra le nostre coppie di maglie basse. Facendo attenzione a passare sotto alla stina che ci si presenta subito sotto lo spazio, entriamo sotto la stina all'interno dello spazio e vi lavoriamo una nuova coppia di punti bassi. Arrivati poi al termine del giro, lavorata l'ultima coppia nell'ultimo spazio disponibile, sull'ultimo punto del giro lavoriamo un punto basso. Proseguiamo quindi ripetendo questi passaggi giro dopo giro fino ad ottenere un risultato come questo. Vedete come il punto rimane estremamente compatto? Abbiamo ottenuto una texture reversibile, quindi abbiamo lo stesso effetto da una parte e dall'altra del nostro pannello. Questo rende il nostro punto perfetto per una copertina, per una sciarpa, per qualunque progetto a pannello dove desiderate ottenere lo stesso effetto su entrambi i lati. E abbiamo ottenuto tutto questo alla fine ripetendo i passaggi solamente di un giro di lavorazione, il terzo, perché il secondo e il primo giro sono di fatto dei giri di preparazione. Vi ricordo inoltre che potete eseguire questo punto con qualsiasi tipologia di filato. Fatemi poi sapere per quale progetto lo andreste proprio ad utilizzare e se siete poi alla ricerca di altri punti all'uncinetto particolari, li trovate in una playlist dedicata proprio qui sul mio canale YouTube, chiamata proprio Punti all'uncinetto. Perciò con il nostro nuovo punto grana di riso doppio io vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività. Se ancora non l'avete fatto vi invito ad iscrivervi qui sul mio canale YouTube e spero di rivedervi molto presto in un prossimo video.